A maggio 2026 si terrà a Torino il Simposio internazionale di archeometria. Uno dei temi speciali di questa edizione sarà il rapporto fra musei e archeometria. Nello scorso episodio abbiamo scoperto qual è stata la storia e il rapporto fra il Museo Egizio e l'archeometria dal 2015 ad oggi. In sala sempre più l'archeometria ha preso spazio e quindi oggi siamo arrivati appunto all'interno delle sale del museo. Recentemente la sala dedicata a Cae Merit, che è quella in cui ci troviamo, è stata riallestita e le ricerche archeometriche hanno avuto un ruolo fondamentale. Fra i protagonisti di questa interazione, di questo rapporto, c'è sicuramente il Libro dei Morti di Ka. Ed oggi siamo qui con la papirologa e curatrice Susanne Töpfer per parlare e approfondire qual è il rapporto appunto fra l'archeometria e lo studio di questo incredibile reperto. Per cui vi lascio con Susanne per scoprirne qualcosa in più. L'archeometria e la papirologia si trovano insieme molto bene. L'analisi che abbiamo fatto con il CNR qua in marzo 2024 erano alla fine su 3 aspetti del papiro. Il primo aspetto era il supporto, proprio il materiale papiro, il secondo erano i pigmenti, inchiostro del papiro e un terzo alla fine erano il restauro e le tecniche del restauro recentemente del papiro. Quindi cosa serve? Per esempio le analisi più sono fotogrammetria, macro immaginazione delle fibre per esempio, si parlano, si danno informazioni sulla fabbricazione del papiro, quindi come hanno prodotto per esempio il papiro. E invece la grande parte di analisi che abbiamo fatto sui pigmenti del libro dei morti di Ka, perché il papiro è proprio un bellissimo esempio di 14 metri di un reperto quasi un unicum, perché con i pigmenti e con i vignette disegnato con grandissimi, bellissimi colori. E quindi l'analisi che abbiamo fatto è proprio tipo una mappatura dell'inchiostro, che sono in grande parte inchiostri con un colore verde, un colore rosso, un colore blu, e il famoso blu egizio abbiamo trovato dentro il papiro, che ci dà anche proprio una informazione non solo sulla composizione delle pigmenti, ma danno anche un'informazione da dove arrivano per esempio i pigmenti e quindi danno anche una indicazioni da dove arrivano proprio dai quasi paesi, arrivano, sono fatte proprio in Egitto, arrivano magari anche dalla Levante. Quindi questa è poi per esempio l'inchiostro, le analisi sull'inchiostro, per esempio con la tecnologia di Raman, e aiuta anche per definire se l'inchiostro è fatto un inchiostro basato sul carbone o per esempio ferrogallico. Noi sappiamo che l'inchiostro che è usato nell'epoca del Nuovo Regno, quindi qua 1400 quasi avanti Cristo, inchiostro basato su carbone, perché il ferrogallico invece che è un inchiostro usato più tardo, nell'epoca più bizantina islamico. Comunque queste analisi si danno, abbiamo fatto anche sul papiro, e poi un aspetto che è molto importante è che le analisi hanno fatto vedere anche cosa non si vede con l'occhio. E per esempio l'informazione con gli UV, ultravioletto o infrarosso, ci danno informazione anche con gli macro XF e tutte queste informazioni danno informazione sulle cosa per esempio era nascosto sotto i pigmenti, e quindi per esempio come un operatore o un disegnatore ha iniziato a preparare i disegni per esempio di un uccello, o per esempio cosa è stato scritto prima sul testo. Quindi per esempio un scriba prima di copiare un testo magari ha fatto un errore, ha copiato un testo che non era giusto e quindi ha cancellato il testo e ha scritto qualcosa dopo, quindi il testo giusto, quindi una correzione per esempio. E tutti questi tipi di analisi si vedono proprio grazie all'archeometria, quindi che alla fine non si vede. E un terzo argomento proprio per la biografia dell'oggetto del libro dei morti è proprio che l'analisi che è fatta anche sulle colle, sui nastri che hanno usato negli ultimi 100 anni di restauro, e quindi che oggi con le moderne tecnologie del restauro dobbiamo ogni tanto togliere le vecchie tipi di restauri. E per capire cosa sarebbe il modo meglio di elaborare e di conservare il papiro servono anche questi tipi di analisi. Susanne, sono super interessanti queste ricerche,
però anche molto tecniche e quindi sicuramente complesse e difficili da spiegare al pubblico. Come ci siete riusciti a raccontarlo? Allora, noi cerchiamo di spiegare tutti questi aspetti tecnici che abbastanza complessi con una cosiddetta infografica. Una infografica è proprio un pennello o pennelli con informazioni di vari aspetti e tra l'altro parliamo sulla seconda fascia della infografica della acometria. Per esempio, qua nella prima parte vediamo una mappatura degli inchiostri che hanno usato della composizione chimica dell'inchiostro, per esempio, dell'inizio di adorazione, quindi all'inizio del papiro. E vediamo per esempio tutto cosa, se vediamo qua in rosso, in indicazione del ferro, e quindi che è un ferro che fa parte delle toni, per esempio, non solo proprio di ferro, ma proprio anche di marrone, di giallo, quindi ferro fa parte di questa. Invece abbiamo per esempio l'arsenico è presente in pigmenti, per esempio come il obipigmento, quindi che dove vediamo qualcosa più in giallo o realga. E poi è molto molto importante per la nostra analisi il rame, perché il rame cosa è? Si vede proprio molto bene nel blu. Il rame è la composizione più importante per il cosiddetto blu egizio, quindi un colore artificiale che hanno i creati egiziani. Poi per esempio facciamo vedere, dopo la mappatura abbiamo fatto vedere alcuni dettagli, per esempio sempre in analisi fatto tramite arcometria, quindi che le macro XF, quindi analisi molto elevato, si vede proprio per esempio che si vede anche del rame e del ferro e dell'arsenico che non si vede proprio dell'originale più, che comunque il disco solare è stato un giallo in originale, che invece adesso si sembra essere più un arancione, ma nell'originale delle analisi vediamo è proprio il giallo. E un altro aspetto è molto particolare, si vede per esempio anche sulla pratica scrivale. Per esempio se vediamo questi pannelli qua, grazie all'analisi che abbiamo fatto, abbiamo visto che lo scriba ha cancellato la seconda colonna del papiro perché si vedono i tracci dell'inchiostro sotto con il secondo testo. Quindi questo abbiamo proprio il titolo Imi Rakat, il titolo di K, e poi si vediamo quando hanno fatto più grande l'inizio di questo segno dei geroglifici corsivi, si vedono proprio ancora fibre. E queste fibre molto probabilmente sono residui di un pennello, anche se non è completamente chiaro se è un pennello antico, quindi dello scribo originale, o magari anche un pennello delle parte del restauratore. E dunque grazie mille Susanna per questo Grazie. bellissimo viaggio fra papirologia e archeometria e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao.